Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione vi voglio parlare di nervature, ovvero dei comandi presenti all'interno di Creo Parametric che ci consentono di costruire questo tipo di geometrie. Prima di cominciare però vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Cominciamo subito. In Creo Parametric possiamo costruire le nervature mediante due comandi che troviamo in quest'area della scheda modello sotto questo menu e troviamo il nervatura profilo e vedendo il suggerimento un po' possiamo anche capire di che cosa si tratta e il nervatura traiettoria. Il nervatura traiettoria poi presenta anche qualche suggerimento in più che forse ci fa capire meglio di che cosa si tratta. Sono due comandi che esistono da tanto tempo all'interno di Creo Parametric, in particolar modo il nervatura profilo è sicuramente il più vecchio dei due, il nervatura traiettoria è stato aggiunto successivamente, però parliamo, se non vado errato, della versione di Pro Engineer Wildfire 5 o forse della successiva versione di Creo Parametric 1 o 2 al massimo. Vediamo innanzitutto come funzionano questi comandi. Partiamo dal più semplice, che è il nervatura profilo, che in effetti è un comando che consente di costruire una nervatura partendo e disegnando all'interno dello sketch il profilo di questa nervatura e quindi dobbiamo scegliere, avviamo il comando, il piano di sketch su cui sostanzialmente sarà adagiata la nervatura. In questo caso scelgo questo, mi oriento sul piano di sketch, spengo i piani e attivo la visualizzazione tagliata nel nostro modello che ci consente di vedere il modello sezionato e prendo il comando linea. E in realtà nello sketch del nervatura profilo è sufficiente disegnare una linea aperta, non ci dobbiamo impegnare a chiudere la linea. L'importante è che la linea sia limitata dagli spigoli del modello. Quindi in questo caso mi aggancio alla silhouette di questa superficie cilindrica, scendo giù in diagonale e mi aggancio alla silhouette della superficie cilindrica più esterna. Tasto centrale e ancora tasto centrale per chiudere la linea e interromperla. E sostanzialmente a questo punto lo sketch è pronto, potremmo ovviamente cambiare le quote ma in questo caso non ci interessa e diciamo l'area della nervatura sarà delimitata da questo sketch e da questa parete, da quest'altra parete di fondo e da quest'altra silhouette. Confermiamo. Inizialmente può capitare che il nervatura profilo pensi di dover fare la nervatura nella direzione sbagliata, indicata da questa freccia, quasi sempre è necessario invertirla, quindi basta cliccarci sopra e noteremo immediatamente che lui in questo caso capisce dove andare a mettere materiale solido e quindi ci mostrerà in anteprima la nervatura che lui andrà a fare. Tra l'altro questa nervatura presenterà una particolarità perché avrà costruito una geometria che presenta degli spigoli che sono circolari, come questo, questo e anche questo, e sono concentrici alle due superfici cilindriche alle quali ci siamo riferiti all'interno dello sketch. Ovviamente possiamo andare a cambiare lo spessore della nervatura da qui, possiamo andare ad invertire da queste freccette il lato dello spessoramento della nervatura, che può essere da una parte, dall'altra oppure simmetrico come viene mostrato di default. A questo punto è sufficiente confermare e se vogliamo replicare la nervatura ad esempio intorno a quest'asse possiamo tranquillamente utilizzare la serie asse. A questo punto passo a parlare dell'altro comando per fare nervature, quindi cancello questa nervatura che abbiamo appena fatto e andiamo a vedere appunto il nervatura traiettoria. Nervatura traiettoria ha una logica diversa, il piano di sketch deve essere scelto con una logica diversa, ovvero dobbiamo scegliere il piano di sketch su cui andremo a disegnare più linee a fil di ferro a cui verrà assegnato uno spessore e verranno estruse fino al fondo del nostro oggetto e estese lateralmente fino alle prime pareti che queste incontrano. Vi mostro immediatamente un esempio, quindi attivo il comando, scelgo il piano di sketch, in questo caso scelgo un piano che mi sono fatto preventivamente che è leggermente più basso di questo bordo qui, così riesco a mostrarvi meglio un effetto di questo comando. Ci orientiamo sul piano di sketch e qui in realtà siamo liberi di disegnare uno sketch anche in maniera piuttosto grossolana. L'importante è che sia a fil di ferro, quindi non dobbiamo disegnare delle aree chiuse, ma possiamo tranquillamente disegnare più segmenti, come in questo caso, senza necessariamente far sì che le estremità di queste linee terminino all'interno del volume.
e addirittura possiamo anche disegnare delle linee inclinate. Questo ci consente anche di avere sulla nostra tavolozza di sketch, non so, dei reticoli che tipicamente utilizziamo per le nervature che possiamo importare nel nostro modello e poi fargli fare a lui la nervatura. Adesso vi faccio vedere l'effetto di questo sketch confermandolo e appunto noteremo che andrà a fare una nervatura di questo tipo. Ha aggiunto spessore alle linee che noi abbiamo disegnato, le ha estruse fino al fondo del nostro modello e le ha estese lateralmente finché non ha incontrato una parete che ne va a delimitare l'estensione, in questo caso questa superficie cilindrica. Il vantaggio del nervatura traiettoria è che possiamo gestire anche tramite questo menu, possiamo gestire e soprattutto visionare quella che è la situazione, la vista in sezione della nervatura stessa. In questo caso sono andato a cambiare lo spessore. Ovviamente possiamo aggiungere uno sformo attraverso questo pulsante che troviamo nel cruscotto del comando. Quindi possiamo ovviamente cambiare il valore di sformo a nostro piacimento e appunto noterete che adesso le nervature sono sformate, ma possiamo anche aggiungere un arrotondamento sulla sommità della nervatura e appunto va a creare questo tipo di geometria. Arrotondamento a cui possiamo dare anche dei valori specifici, ad esempio 1 mm di arrotondamento, e ci consente anche di creare un arrotondamento sul fondo. Io vi dico la sincera verità, sicuramente quello che utilizzo di più del nervatura traiettoria è più che altro la possibilità di creare una nervatura già sformata. Gli arrotondamenti spesso e volentieri li faccio in un secondo momento, però abbiamo anche la possibilità di farli tramite le opzioni che troviamo all'interno di questo comando. Quindi possiamo andare a confermare e quindi abbiamo generato una geometria con una bella nervatura già sformata e addirittura già arrotondata secondo delle specifiche che gli ho fornito. Ovviamente siamo anche liberissimi di, se vado a modificare questo sketch, di cancellare queste geometrie e tranquillamente costruire una nervatura un po' più accurata, rimanendo sempre all'interno della superficie cilindrica senza sbordare. Confermiamo di nuovo e abbiamo la nervatura così costruita. Ok, direi che per quanto riguarda l'argomento nervature è tutto e quindi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.